Salve a tutti, oggi vi propongo una deliziosa torta di mele realizzata con una base di pasta frolla e crema pasticcera. Vediamo quali sono gli ingredienti che ci occorrono per realizzarla. 600 g di pasta frolla, 600 g di crema pasticcera, 600 g di mele golden, 4 o 5 biscotti savoiardi, un pizzico di cannella e 4 cucchiai di gelatina di albicocche. Cominciamo la preparazione della torta di mele stendendo la pasta frolla. Vi ricordo che sia la ricetta della pasta frolla che la ricetta della crema pasticcera le trovate sul canale o su speziata.it, dove troverete il video appositamente dedicato. Prima lavoriamo brevemente la pasta frolla in modo da compattarla ed evitare che quando la stendiamo possa rompersi. Ci aiutiamo se necessario con un pizzico di farina. E a questo punto la stendiamo con il mattarello fino ad arrivare ad uno spessore di circa mezzo centimetro. E gli conferiamo una forma circolare poiché dovremo foderare uno stampo tondo. Foriamo la sfoglia con un rullo forasfoglia oppure con una forchetta, la rotoliamo sul mattarello e la srotoliamo nello stampo che avremo in precedenza leggermente impurrato e infarinato. Lo stampo che sto utilizzando è uno stampo con 24 cm di diametro. Eliminiamo la pasta in eccesso lasciando comunque almeno un bordo di 4 cm. Lo rifiniremo meglio poi quando avremo finito di farcire la torta. A questo punto poniamo lo stampo in frigorifero in modo che la pasta frolla si stabilizza e ci dedichiamo alla pulizia delle mele. Innanzitutto laviamo le mele e poi le peliamo. Preferisco prima dividerle in quarti in modo da eliminare meglio sia la buccia che il torsolo. È consigliabile utilizzare mele dello stesso calibro che hanno più o meno la stessa dimensione, in modo che riusciamo a disporle in maniera più armoniosa poi sulla torta. A questo punto possiamo assemblare la torta, quindi togliamo lo stampo dal frigorifero e sbricioliamo sulla pasta frolla i savoiardi. Questi serviranno ad assorbire l'umidità rilasciata dalla crema ed evitare che la frolla cuocia in maniera irregolare. Versiamo la crema nello stampo e la livelliamo bene. Dopodiché le disponiamo sopra le mele, quindi le tagliamo a fettine ad uno spessore di circa 3-4 mm. Dopodiché le disponiamo sulla torta. Le sistemiamo a raggiera sovrapponendole appena l'una sull'altra. E continuiamo così fino a ricoprire tutta la superficie della torta. Una volta che abbiamo terminato di distribuire le fettine di mele sulla torta, rifiniamo i bordi e la cospargiamo con la cannella che avremo in precedenza miscelato con un cucchiaio di zucchero semolato. La cannella servirà a profumare la torta e lo zucchero conferirà una nota di colore alle mele. Quindi a questo punto cuociamo in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Una volta che la torta è ben fredda e la crema si è fermata, possiamo sformarla. Scaldiamo prima il fondo dello stampo su un fornello in modo che il burro si scioglie e la torta si sforma agevolmente. Scuotiamo appena lo stampo in modo da verificare se la torta si è già staccata. Okay. E sovrapponiamo sulla torta un sottotorta. Quindi capovolgiamo ed eliminiamo lo stampo. Okay. Perfettamente cotta. Utilizziamo un altro sottotorta e capovolgiamo nuovamente la torta. A questo punto non ci rimane che lucidare la superficie della torta, quindi scaldiamo a microonde la gelatina di albicocche e con l'aiuto di un pennello pennelliamo bene la superficie delle fettine di mela. Facciamo attenzione a non rovinare la decorazione, a non spostarle.
Procediamo appena anche il bordo della torta. Se non vogliamo utilizzare la gelatina possiamo cospargere la torta con poco zucchero a velo, ma la gelatina ne vivacizza i colori conferendole una nota di freschezza e lucentezza. È una torta che si conserva tranquillamente in frigorifero per 2 o 3 giorni. Tra tutte le torte di mele è quella che preferisco, forse per la nota speziata conferitale dalla cannella. Provate anche voi a preparare questa torta e offritela ai vostri ospiti, vedrete che ne rimarranno piacevolmente soddisfatti. Tra l'altro è una torta che piace molto anche ai bambini. Se non lo aveste ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale e se questa ricetta vi è piaciuta condividetela. Un saluto da Sonia e alla prossima torta di mele!